Bentrovati con un nuovo podcast che vi immergerà nel mondo magico dell'handmade. Io mi chiamo Elena e sono appassionata di uncinetto e non solo. Ti aspetto con tanti altri video, quindi iscriviti per non perderti nulla di quello che pubblico. E ora vediamo di cosa si parla oggi. Ben ritrovate, ben ritrovati con un nuovo podcast. L'argomento di oggi è molto divertente, ma soprattutto non dovete fare delle scelte. Di conseguenza la mia lista non si allunga perché tutti i progetti dei quali andrò a parlare oggi ci sono già sul mio canale, quindi non avete difficoltà a trovarli. Oggi andremo a parlare di un accessorio che di solito non manca mai nell'armadio di una donna. Parliamo delle borse. Le borse estive hanno una caratteristica ben precisa, sono fatte con dei materiali estivi che di solito vanno dal cotone alla raffia alla juta. Poi i punti o comunque la forma è una cosa a piacimento, perché c'è chi preferisce una borsina piccolina, una pochette o magari una borsa mare. Oggi vi parlerò solo di due materiali, cioè della juta e della raffia. Il cotone lo andremo a vedere magari in un altro podcast, se vi fa piacere. Come ho detto prima, non dovete fare scelte. La mia lista delle promesse non si allunga, quindi diciamo che io sono fortunata. Non sto scherzando, vi ringrazio tantissimo per gli spunti. Già nella mia testa ce ne sono tantissime e grazie a voi diciamo che riesco a concentrarmi su una cosa ben precisa che un'altra, quindi grazie. Allora, vediamo questi 5 progetti estivi che ci sono già sul mio canale, però voglio rispolverare insieme a voi, così magari chi è nuovo non li ha mai visti, di conseguenza è giusto che sappia della loro esistenza. E il primo progetto è un progetto esplosivo. E quando dico esplosivo intendo dire di colori. È veramente fantastica quella borsa, è piena di vita, è piena di allegria, è piena di colore. Mi sembra veramente di ritrovarmi in un campo fiorito e diciamo che l'idea era proprio quella. Stiamo parlando della borsa fiore. La borsa fiore è come caratteristica principale, ha una struttura in juta già predisposta, quindi viene acquistata così con dei manici in juta e tutto quanto. Di solito è di forma quadrata o rettangolare, bisogna vedere dalla grandezza che si desidera avere, sopra la quale si può aggiungere qualsiasi cosa come decorazione o semplicemente la si usa così, insomma, semplice. E la mia borsa fiore era una borsa grande, quindi di grandi dimensioni, come vedete nelle foto, ma avevo bisogno di dargli un po' di carattere, però non volevo fare il solito rivestimento, quindi le solite mattonelle greni da cucire sopra, le solite cose. Allora ho preso spunto dalla mia infanzia, perché io sono nata in Romania e lì i campi venivano lasciati gresi, soprattutto perché ognuno di noi aveva gli animali a casa, di conseguenza dovevamo andare a raccogliere il feno, che sarebbe l'erba tagliata, eccetera, per farlo. Quindi questi campi erano naturali, non c'era niente di piantato, venivano quindi questi fiori spuntati da soli naturalmente, che erano bellissimi, pieni di colori, di vita. E ho fatto questo, diciamo, questa idea l'ho messa nella borsa fiore, facendo diversi fiori. Diciamo che i modelli dei fiori non sono tantissimi, ma io mi sono aiutata con una caratteristica ben precisa per quanto riguarda il filato. Ho utilizzato un filato in cotone, ma non ho utilizzato un filato di colore unico, cioè io sono andata a utilizzare del cotone sfumato di diversi colori. Bene, questo mi ha aiutato a far sì che lo stesso fiore, lavorato con due colori diversi oppure con due caratteristiche diverse del filato, il modello e l'espressione sia diversa. Cioè, mi spiego meglio, se si ha un colore, quindi un gomitolo di sfumatura rosa con gli stessi toni, quindi rosa e bianco, il fiore risulta
diverso rispetto allo stesso gomitolo, ma dove ci sono 4-5 sfumature. In pratica è il caso in cui il filato lavora per noi e grazie a questo c'è stata l'esplosione di colori. Adesso io ho, se non ricordo male, ho utilizzato l'azuro, il giallo, il viola e il rosa. Tutti questi colori li ho trovati nel Fioc Color, che lo trovate sicuramente sul sito di Filati Discount. Poi, non contenta, perché mi sono detta, beh, se devo rappresentare il campo fiorito ho bisogno di un pannello verde per riprodurre l'erba, ma non lo volevo chiuso, perché tanto la borsa ignuta è molto chiusa, anzi internamente alcune, ma direi anche la maggior parte, sono plastificate per una questione di resistenza e, per esempio, se si porta al mare, che non ci sia l'infiltrazione della sabbia. Di conseguenza non c'era bisogno di andare a fare un pannello molto chiuso, mi sono limitata a fare un pannello a quadratini sul quale sono andata a cucire i fiori. La borsa io l'ho fatta, il pannello davanti e dietro, e tutto il resto l'ho lasciato naturale, perché avendo i manici naturali già predisposti non sono andata a ricoprirli. Poi sinceramente era talmente bella, ma talmente piena e con tanto carattere, che non c'era necessità di andare oltre. È uno dei progetti che piace di più. Pure adesso, dopo 3 anni dalla sua realizzazione, mi scrivete e mi mandate insomma delle foto dove mi dite: guarda, l'ho appena fatta, è particolare, non l'ho mai vista in giro, quindi grazie di averla realizzata. Ma grazie a voi che scegliete i miei progetti, quindi sempre, cioè, sono emozionata ogni volta che qualcuno mi scrive, ma anche nei commenti: guarda, l'ho appena realizzata, mi piace tantissimo, e siete veramente tante, quindi grazie veramente. Adesso passiamo a un prossimo modello. Il prossimo modello è la borsa Honda, è ricreata con la raffia, pur avendo un punto aperto che può spaventare, dove si può pensare che praticamente non riesce a resistere, quindi poco resistente. Vi posso assicurare che è molto resistente grazie a come è stata lavorata. Adesso mi spiego. Noi abbiamo il fondo con il punto basso, quindi molto consistente, di conseguenza su quel fondo noi siamo andati a ricreare il corpo borsa. Abbiamo i margini a maglia alta, quindi abbiamo il tessuto molto ben chiuso e resistente. Poi abbiamo i laterali con il punto papavero. Il punto papavero fu ricreato perché avevo bisogno di un punto largo ed estivo per creare un vestito, infatti il nome è proprio questo. È il vestito papavero tradotto in inglese, però lo trovate sicuramente. Poi se avete difficoltà chiedete sempre, vi metto il link. Chiusa la parentesi, ritorniamo alla borsa. Quindi a prima vista si ha la sensazione che non sia molto resistente, che possa cedere con il tempo. Vi posso assicurare che questo non è possibile, perché noi la struttura principale è data dai margini, dal fondo e dai manici, che comunque vengono su con un punto resistente. I pannelli davanti e dietro vengono ricreati col punto papavero, però gli dà elasticità, cioè una capienza maggiore rispetto a una borsa rigida, di conseguenza è bella anche per questo. Poi è super veloce da fare, la si fa in pochissimo tempo perché il punto cresce tantissimo e non si ha difficoltà. Io l'ho ricreata pensando proprio alla leggerezza. Ho usato pochissimo filato, è grande, quindi di grandi dimensioni, ideale anche per andare al mare, però è veramente super mega leggera. Lì consiglio anche una buona fodera se preferite, altrimenti potete utilizzare i sacchetti dove mettete le cose e si possono mettere all'interno. Diciamo che è uno di quei progetti che mi è piaciuto tantissimo e tuttora la vedo ricreata, un po' come la borsa fiore. Andiamo avanti e vediamo la prossima borsa. La prossima borsa è la borsa sole d'estate. Il nome mi è venuto grazie a quel colore bellissimo giallo acceso, quindi già solo a guardarlo ti viene voglia di dire wow, è arrivato l'estate, perché dai, d'estate se non ci sono i colori accesi
insomma veniamo un po' spenti. È un giallo talmente bello e intenso che mi fa ricordare i primi fiori di primavera, che hanno quel giallo bello acceso, che nascono un po' lungo tutte le strade e i campi. La differenza fondamentale tra l'una e l'altra, oltre al fatto che la borsa Honda ha un punto aperto almeno sui pannelli davanti e dietro, la borsa Sole d'estate è tutta a punto chiuso. Oltre a questo, la differenza è anche il fatto del materiale. Nella borsa Honda, abbiamo una raffia non naturale, invece nella borsa Sole d'estate è una raffia al 100% naturale. È molto facile da fare, veramente facilissima. Abbiamo un punto sul fondo doppio dove gli dà la consistenza e una bella rigidità, di conseguenza è molto rigida. Poi semplicemente si va a crescere con righe di andata e ritorno nel corpo borsa. Le dimensioni non sono molto grandi, però è ideale per le passeggiate estive, infatti sta piacendo tuttora tantissimo. Io ho aggiunto un po' di frange di cotone perché avevo voglia di decorarla con qualcosa di semplice ma d'effetto, quindi nulla vi vieta di giocare con i colori, quindi fare queste frangette diversamente dalle mie, che è un colore unico, molto molto colorate, quindi con pochissimo voi date carattere. Per quanto riguarda il manico, ho preferito unirlo, così si poteva appoggiare la spalla, ma nulla vi vieta di tenerle individuali. L'unica cosa, perché essendo un prodotto naturale, quindi di conseguenza rischia in base all'umidità di essere un po' più rigida, un po' meno rigida, io sono andata a ricoprirla così non dava fastidio sulla pelle, che di solito non lo fa, però se abbiamo appena finito di stare una giornata al mare, quindi siamo un po' sensibili, qualsiasi cosa, almeno per quanto riguarda me, può dar fastidio, di conseguenza ho preferito fare questo. Anche la chiusura l'ho fatta un po' particolare, ho utilizzato un quadratino di legno, quindi semplicemente una chiusura naturale. Non ho utilizzato fodere perché è un punto talmente chiuso, perché è un punto alto dove non si rischia di perdere nulla. Io dico sempre che nulla vi vieta di utilizzare o meno le fodere, sono gusti, tanto noi siamo creatrici, quindi quando creiamo le cose per noi stessi sappiamo se abbiamo necessità o meno di utilizzare una fodera in base ai nostri gusti o alle nostre abitudini. Io nelle borse ci butto di tutto. Poi a un certo punto, quando mi rendo conto che pesa troppo o semplicemente non ci sta più nulla, svuoto e inizio a guardare cosa c'ho dentro. La prossima borsa è una borsa ignuta, quindi non ho il corpo della borsa già lavorato, ma me la faccio io dall'inizio alla fine. E stiamo parlando della borsa Eda. È uno di quei progetti che ha avuto tantissimo successo. Ma perché questo? Perché con poco materiale, quindi se non ero circa 200 grammi, ma nemmeno, mi faccio una borsa di media grande dimensione. È una borsa praticamente con un punto aperto, di conseguenza se dovete utilizzarla per la città, ma soprattutto se non avete i classici sacchetti dove mettete le cose, vi consiglio di foderarla. Ma se utilizzate i sacchetti nulla vi vieta di utilizzarla così. È vero anche che le borse più aperte estive sono in raffia, poche quelle in juta, ma io ho bisogno di modificare un po' le cose, di farle a modo mio, e devo dire che sta piacendo e è piaciuta e piace tuttora tantissimo come modello perché è facilissima. Questa è tutta fatta all'uncinetto, quindi non abbiamo parti in ecopelle o in tessuto. Diciamo che il mio pensiero generale, che adesso faccio una piccola parentesi per quanto riguarda le borse all'uncinetto, è che se noi la facciamo tutta all'uncinetto con un bel materiale resistente come la raffia, la juta, cotone, cordino e così via, tipo lo Swan, sono veramente indistruttibili. Mi è capitato più volte di rovinare il fondo in ecopelle,
ma la struttura non è ceduta mai. Quindi se volete, tra virgolette, risparmiare ma avere un prodotto che vi stufate, anzi cercate voi di distruggerlo, di romperlo, perché non si distrugge, non si rompe, fate tutto all'uncinetto. Ci mettete magari un po' più di tempo, però quella borsa non ha morte, diciamo così. Chiusa parentesi, torniamo alla borsa ETA. Quel punto io l'ho utilizzato per una maglia, quindi questo per farvi capire che se vi piace un punto nulla vi vieta di trasformarlo anche in un accessorio. È normale che dovete guardare un attimo le dimensioni, dovete guardare un attimo il materiale, l'uncinetto e farvi due conti, però ci sono sempre io che su questa cosa in ogni progetto sono ben precisa, anzi forse parlo troppo, però mi piace tanto stare attenta ai dettagli, così se avete delle domande o curiosità almeno vi rispondo lì. Sono partita da un fondo, dopodiché sono salita con una riga di maglia alta catenelle, poi maglia bassa e catenelle, e il gioco è stato fatto. In pratica si crea in pochissimo tempo ed è veramente fantastica. Poi io sono andata a foderarla e ho messo la cerniera, ma nulla vi vieta di evitare questi passaggi in base alle vostre necessità. Per quanto riguarda i manici si possono fare in Utah, però il discorso è sempre lo stesso di prima. Cercate di in qualche modo ricoprirli di cotone, non perché la Utah oggi come oggi è brutta, è come lo spago che si utilizzava per legare le cose, semplicemente è sempre un materiale naturale. Di conseguenza io immagino sempre questa scena: torniamo dal mare tutto il giorno sotto il sole, la pelle è sensibile, infatti dà fastidio qualsiasi cosa, almeno a me. Scusate la ripetizione, però sono sincera. Allora io ho optato per dei manici molto belli in legno naturale, con una legatura in ecopelle veramente bellissimi, comunque le vedete dalle foto. Però potete mettere qualsiasi cosa in base a quello che vi fa piacere. Se vi fa piacere averli in Utah, semplicemente magari nella parte più alta mettete un po' di cotone o cucite, insomma, vedete poi. Adesso andiamo a vedere l'ultimo progetto. L'ultimo progetto è l'ultima borsa che ho creato per il canale, che è una borsa in raffia, è la borsa ciliegia. L'ho chiamata così sia per il colore ma per la forma. È una borsa tonda, molto facile da fare, ma è stata poco capita, diciamo così. Però magari spaventa il modo in cui l'ho lavorata, magari spaventa il fatto che bisogna fare attenzione quando si va a riprendere per cucire, eccetera. Ma vi posso assicurare che è una chicca, è bellissima, è piccolina, è ideale per le passeggiate estive perché non pesa tantissimo, è veramente leggerissima, è fatta in raffia naturale ma il colore è rosso, come ho detto prima, quindi è lo stesso materiale della borsa sole d'estate, semplicemente il colore è diverso. È una borsa che viene lavorata a pannelli, cioè viene lavorato il pannello davanti e poi quello dietro, si parte dal cerchio magico, si va a costruire il tutto. Quindi probabilmente questo ha spaventato alcuni di voi perché bisogna stare un attimo attento nel ricrearla. Se avete difficoltà a farla tonda perché ci sono troppi conti, non vi tornano, perdete un punto eccetera, nulla vi vieta di farla quadrata e poi utilizzare lo stesso metodo per cucire i due quadrati. Insomma, alla fine il progetto cambia leggermente perché i pannelli sono più facili da fare, però l'idea di averla una chicca piccolina per l'estate è bellissima. Non l'ho foderata perché il punto è molto chiuso e la chiusura è semplicemente un punto magnetico se avete necessità, o se no utilizzate lo stesso metodo della borsa sole d'estate dove agganciate un bottone e poi la chiudete, nulla vi vieta. È portata a mano, la si tiene a mano così piccolina, ma per qualsiasi delle borse presentate finora, magari un po' meno per la borsa fiore, voi potete aggiungere una tracolla, la aggiungete sui margini semplicemente con i moschettoni e nulla vi vieta di indossarla con una tracolla. Questa opzione io non la dico mai nei video perché la do per scontata,
però per esempio difficilmente vado a fare delle tracolle all'uncinetto, perché sono molto precisa, quindi le voglio belle chiuse, belle resistenti, però ho una tracolla in ecopelle nera, poverina, che la sto maltrattando, cioè cambio borsa, mi porto via anche la tracolla, quindi la uso su tutte, è nera e lucida, quindi va benissimo. Adesso vediamo un attimo le considerazioni in generale. Questi sono i miei 5 progetti estivi come borsa. Per quanto riguarda la raffia e l'aiuta, ci saranno altri ancora e sicuramente ci andremo a divertire insieme, ma per adesso sono solo questi. Io vi ringrazio perché piacciono veramente tantissimo. Io quando li ho creati sono andata proprio d'istinto. Di solito faccio così, è difficile che vada a ricreare qualcosa ben specifico. Comunque se ci vado, vado sempre a personalizzarla a modo mio. D'estate, le grandi marche, sapete benissimo che le proposte che più vi fanno sono la raffia. Qualsiasi punto rette, di solito è quello più usato, quindi maglia alta, 2 catenelle maglia alta oppure una catenella, dipende da come viene lavorato, e maglia bassa, maglia alta, quindi i punti sono 3 più o meno. I colori sono abbastanza tenui per poterli insomma indossare con tutti gli outfit, quindi andiamo sul bianco, nero, nocciola, color crema, e più o meno sono i colori principali. Di conseguenza noi che siamo molto bravi a utilizzare un uncinetto e siamo molto bravi anche a ricrearci i modelli, possiamo farla proprio dalla base. È un discorso che ho fatto prima, ma adesso ve lo ripeto leggermente. Una borsa ricreata interamente con quel materiale, soprattutto sul sito di Filati Discount, i materiali che ho trovato sono fantastici, veramente di qualità, ma sono indistruttibili, veramente indistruttibili. Ecco, mi è capitato, come ho detto prima, di distruggere il fondo di una borsa in ecopelle, ma la struttura è rimasta uguale. Lì purtroppo non ci si può fare nulla, cioè o disfi tutto, cosa un po' impossibile, per recuperarla, o semplicemente la si butta. Al contrario, quando è tutta dello stesso materiale è un po' difficile rovinarla, quindi dura nel tempo. Bene, io vi ho dato un po' di spunti, però questa volta ce li avete tutti sul canale, quindi niente, la mia lista non si allunga. Un po' mi spaventa perché era veramente tanta, però io ho promesso che faccio tutto quello che c'era nel pacco e sono già a buon punto, ho già insomma mi sono portata avanti con le cose, e poi c'ho la lista nel frattempo di quello che mi avete chiesto, e quindi io sono contenta. A proposito di podcast, quello precedente dove avete visto le borse famose, quasi tutte mi avete chiesto sia nei commenti qui nel canale ma anche in privato, ma quanto sono belle quelle borse costose, senza dire il marchio. Sì, sono bellissime, ma ce la fai una simile? Mi piacerebbe, però non posso prometterlo perché dopo se non ci arrivo ci rimango veramente malissimo. Detto ciò, io vi chiedo anche un grosso favore, se riuscite, cioè non deve essere un impegno, però se vi fa piacere condividete i miei progetti con le vostre amiche, con chi è appassionato di uncinetto, con chi desidera impararlo, con chi desidera semplicemente stare un po' in compagnia con i miei podcast. A me fa piacere e soprattutto mi aiuta a crescere, mi stimola a investire ancora di più in questo progetto che è iniziato per scherzo, perché avevo fatto una scommessa dicendo se arrivo a 100 iscritti è già tanto, invece siamo oltre 10.000. 10.000 cuori che battono per me, quindi io sono contenta, veramente felice. Poi piano piano cresceremo ancora di più, faremo anche una nostra comunità ben precisa su Facebook, eccetera, quindi insomma avete la possibilità di tenervi un po' più in contatto con me. Bene,
Vi mando un bacio, noi ci vediamo al prossimo podcast, nel frattempo vi aspetterò con il video tutorial.